Buongiorno a tutti, oggi vediamo come realizzare lo scaldacollo senza cuciture, lavorato in tondo con il punto jasmine o gelsomino che dir si voglia. I materiali necessari sono pochissimi, vi serviranno innanzitutto un metro da sarta, un ago da lana e una forbice al termine del lavoro per tagliare il filo e nascondere la codina di lavorazione, e vi servirà ovviamente un uncinetto adatto a lavorare il filato che avete scelto. Quanto al filato, la scelta è assolutamente libera, potete usare quello che preferite con l'uncinetto appunto corrispondente. Nel video voi mi vedrete utilizzare il Chuck nella variante lilla che io ho acquistato sul sito di Tessiland. Io l'ho scelto perché sto facendo l'abbinamento con il berrettino sempre lavorato con il punto jasmine, e se voi volete fare la stessa parure trovate il link qui sopra, oppure nel box sotto, nel box informazioni, oppure alla fine di questo video. E adesso andiamo subito al tutorial. La prima cosa da fare è senz'altro prendere la circonferenza della testa della persona che dovrà indossare il nostro scaldacollo, perché ovviamente non avendo aperture dovrà infilarsi agevolmente attraverso la testa. La mia misura è di 56 centimetri, la mia circonferenza, ma farò uno scaldacollo largo almeno 60-62 centimetri, in modo che l'indosso sia molto agevole, non mi strisci il volto, non mi dia fastidio, e quindi mi terrò sicuramente 4 o 5 centimetri più larga rispetto alla mia circonferenza. Detto questo, ora che sappiamo quale misura dovrà avere il nostro scaldacollo, possiamo prendere il filato e l'uncinetto e avviare il nostro lavoro. Come sempre il lavoro comincia con il nostro cappio iniziale, facciamo una catenella e poi da qui tiriamo il filo, lo raccogliamo, entriamo di nuovo dentro la catenella di base e lo portiamo fuori una prima volta, di nuovo lo raccogliamo, entriamo nella catenella e lo portiamo fuori una seconda volta, un'ultima volta, la terza, raccogliamo il filo, entriamo nella catenella di base e lo portiamo fuori. Ora raccogliamo di nuovo il filo, ma tenendolo morbidamente lo reggiamo con il pollice e l'indice, lo facciamo scorrere il filo dal gomitolo e lo portiamo fuori da tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto. Ora entriamo nell'asolina che abbiamo tenuto ferma con il pollice e l'indice, prendiamo il filo, lo portiamo fuori e facciamo una maglia bassa. Da questa maglia bassa allunghiamo di nuovo il filo, lo raccogliamo per 3 volte e lo passiamo all'interno della maglia bassa, quindi una prima volta, una seconda volta e una terza volta. Di nuovo andiamo a prendere il filo, ma prima di farlo passare attraverso le asole lo teniamo fermo con il pollice e l'indice, facendolo scorrere dal gomitolo lo portiamo fuori da tutte le asole, entriamo in quella che abbiamo tenuto in sospeso e facciamo una maglia bassa. Ancora di nuovo, una volta, 2 volte, 3 volte, prendiamo il filo e lo andiamo a tenere fermo, passiamo attraverso tutte le asole, riagganciamo questa che abbiamo tenuto ferma e andiamo a fare una maglia bassa. Procederemo in questo modo, creando questi puff concatenati, fino a raggiungere ovviamente la lunghezza che abbiamo calcolato. Nel mio caso, come vi dicevo, la mia circonferenza è di 56 centimetri, ma lavorerò per circa 60-62 centimetri. Ma attenzione, nel rispetto di questa misura dovrete assolutamente montare un numero di puff dispari. Mi raccomando,
Questo è importante, altrimenti poi ci sarà impossibile chiudere regolarmente il punto in tondo. Quindi mi raccomando, numero di puff dispari. Mentre proseguo con la lavorazione, colgo l'occasione per dirvi che se volete andare a vedere il video del cappellino, lì il punto è veramente sviscerato in ogni dettaglio e quindi potete anche vederlo meglio se questo tutorial non vi fosse sufficiente. Vederlo meglio e capire anche come funziona la logica che sta alla base di questo punto per eventualmente realizzare anche dei progetti diversi da quelli che vi sto proponendo io. E a questo proposito vi dico che insomma progetti ce ne sono sempre, quindi insomma non dimenticate di lasciarmi il vostro like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornate. Io, se non faccio troppi pasticci, arrivo alla fine e quindi ci vediamo appunto per chiudere il nostro anello. Molto bene, io ho raggiunto la misura di 62 centimetri e ho montato un numero dispari di puff. Nel mio caso sono 37. Ora quello che dobbiamo andare a fare è andare a chiudere la nostra striscia di puff in un anello. Quindi la prima cosa da fare sarà sicuramente mettere tutti i puff allineati. Se avete lavorato bene dritte tutte le maglie basse, vedrete che non è assolutamente un problema, perché si presenteranno dritti assolutamente da soli, autonomamente, ma andiamo comunque a controllare. Una volta messi tutti nello stesso verso, entriamo nella prima catenella di base che avevamo fatto, andiamo a prenderci il nostro filo e facciamo passare all'interno in questo modo per chiudere il cerchio. Prima di proseguire andiamo a controllare nuovamente che tutti i puff siano girati nello stesso verso, che tutto sia a posto. Perfetto, benissimo. Ora che ci siamo, andiamo a tenere comunque la nostra codina di lavorazione sulla sinistra, facciamo una catenella, entriamo nella stessa maglia di base e, lavorando sempre la nostra codina di lavorazione, andiamo a fare una maglia bassa per fissare il tutto. Da questo punto in poi andiamo ad alzarci e a raggiungere quindi l'altezza desiderata per il nostro scaldacollo, e i giri di lavorazione si svolgono tutti in un concatenarsi di punti costituiti da 3 puff ciascuno. L'unica eccezione faranno l'inizio e la fine. Infatti l'inizio sarà costituito da un punto soltanto iniziale singolo, che poi verrà completato a fine giro dagli altri 2 punti mancanti, quindi sempre gruppi di 3. Avviamo quindi il nostro primo puff singolo, che sarà l'inizio di ogni giro. Raccogliamo il filo e, sempre lavorando la codina di lavorazione insieme, andiamo a raccogliere, andiamo a fare i 3 gettati, il secondo, il terzo. Andiamo a prendere il nostro filo, lo otteniamo con il pollice e l'indice, facciamo passare attraverso tutte le asole e facciamo la nostra maglia bassa. Da questo punto in poi andiamo a lavorare i nostri gruppi di 3 puff. Quindi il primo sarà lavorato sempre sulla maglia bassa sottostante. 1, 2, 3. Raccogliamo il filo e andiamo a lavorare il nostro secondo puff sulla maglia bassa dove avevamo già lavorato quello precedente. Quindi 1, ho raccolto un filetto che non c'entra niente, 1, 2, no, sto sbagliando, sto lavorando la codina, quindi 1, 2, 3, e adesso abbiamo 2 puff sull'uncinetto, andiamo a lavorare il terzo.
Quindi di nuovo andiamo a raccogliere il filo ed entriamo nella maglia bassa successiva dove ancora non abbiamo lavorato nulla. Sempre 3 gettati, 1, 2, 3, e da questo punto andiamo a raccogliere il filo, lo teniamo fermo con il pollice e l'indice e con delicatezza, tenendo sempre il gancio verso il basso, andiamo a passare attraverso tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto. In questo modo andiamo ad entrare nell'asola iniziale, se volete potete stringere un pochino, e andiamo a fare la maglia bassa. E questo sarà il risultato. Qui avete il primo puff che abbiamo lavorato singolarmente e qui il gruppo di 3 puff lavorati insieme. Di nuovo il lavoro proseguirà con un puff lavorato sulla maglia bassa che sta proprio alla sua base, un secondo puff lavorato nella maglia bassa dove abbiamo lavorato quello precedente, due, manca uno, gettato, ok. Il terzo puff va lavorato nella maglia bassa successiva dove ancora non abbiamo lavorato nulla. 1, 2, 3. E a questo punto che andiamo a raccogliere il filo, lo teniamo fermo con il pollice e l'indice e facciamo passare l'uncinetto attraverso tutte le asole presenti per poi andarci ad agganciare su quella che abbiamo tenuto ferma con le nostre dita e facciamo la maglia bassa. Ed ecco qui che ci stiamo alzando con il nostro lavoro. Lo vediamo ancora una volta. 1, 2, 3. Il primo puff va sempre lavorato alla propria base, il secondo nel punto dove abbiamo già lavorato quello precedente. 1, 2, 3, e il terzo nella maglia bassa successiva. 1, 2 e 3. Andiamo a prendere tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto, le andiamo a chiudere ed eccoci qua. Io adesso andrò a rifarli questi punti perché sono stata poco precisa, quindi adesso io tornerò indietro e li rifarò questi, ma il punto è procedere in questo modo finché non raggiungeremo l'altra parte e vedremo insieme come chiudere, ripeto, con i 2 punti che andranno a completare il punto singolo che avevamo fatto all'inizio. Ho quindi raggiunto la fine del mio cerchio, sto lavorando gli ultimi 2 punti rimasti, quindi vediamo ancora una volta il gruppo di 3, 1, 2, 3 gettati, ho fatto il primo punto, lavorato sulla propria base, 1, 2, 3 gettati lavorati sulla maglia bassa dove già avevo lavorato il puff precedente e il terzo puff lavorato sulla maglia bassa successiva. 1, 2, 3 gettati, andiamo a raccogliere il filo tenendolo fermo e lo facciamo passare attraverso tutti e 3 i punti, tutte le asole. A questo punto dobbiamo ben assicurarci di avere tutto dritto, che non sia attorcigliato, perché a questo punto dobbiamo chiudere. È perfettamente allineato, non è attorcigliato. Questo è molto importante perché da qui poi partirà tutto il resto della lavorazione. Quindi andiamo nuovamente a fare il nostro puff lavorato sulla propria base, quindi 1, 2, 3 gettati, andiamo a lavorare il secondo qui, 1, 2, 3 gettati e a questo punto andiamo ad agganciarci sulla maglia bassa che avevamo fatto in cima al nostro puff che avevamo lavorato singolarmente all'inizio. Entriamo quindi qui dentro, portiamo fuori il filo da tutte le asole e andiamo a fare la maglia bassa.
A questo punto possiamo continuare la nostra lavorazione con il nostro primo puff singolo lavorato sempre nella maglia dove abbiamo agganciato. Lo andiamo a chiudere con la nostra maglia bassa e andiamo a lavorare i gruppi di 3 puff. 1, 2, 3. Il primo lavorato sempre dove abbiamo lavorato questo di base primo, 1, 2, 3, e il terzo sulla maglia successiva, 1, 2, 3. A questo punto andiamo a raccogliere tutti i nostri fili di lavorazione in questo modo e procediamo. Di nuovo il primo andrà lavorato sulla maglia di base, il primo sulla maglia di base, il secondo punto puff sulla maglia dove abbiamo appena lavorato il terzo, e il terzo sulla maglia successiva dove ancora non abbiamo lavorato nulla. Lo rivediamo per un'ultima volta, poi non voglio tediarvi oltre. 1, 2, 3, andiamo qui, 1, 2, 3, e andiamo sul terzo, 1, 2, 3. Andiamo a chiudere tutto insieme. Perfetto, ora andremo a vedere una seconda volta come chiudere. Vedrete che poi questo difetto andrà chiuso, eventualmente potrete andare a fissare leggermente questa parte dove c'era la catenella che si è un po' allentata. Una volta terminato il lavoro potrete andare a sistemare questo piccolo difetto con l'ago. È normale che succeda perché qui abbiamo fatto solo una catenella che poi un pochino si allenta. Vedrete che proseguendo il lavoro la cucitura sarà pressoché invisibile. Ho concluso anche il secondo giro, quindi vado a fare 1, 2, 3, l'ultimo gruppo di 3 punti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ora vado a chiudere il mio cerchio lavorando i 2 punti puff collegati sulla maglia bassa che sta in cima al puff singolo che avevamo fatto ad inizio giro. Quindi 1, 2, 3 sulla maglia di base, 1, 2, 3 sulla maglia dove avevamo lavorato il puff precedente, ed entrando nella maglia bassa che andava a chiudere il primo puff realizzato singolarmente, andiamo ad entrare e a passare il filo attraverso le asole che abbiamo sull'uncinetto. Attenzione, quando andate a chiudere nella maglia bassa, non andate a chiudere nell'asolina che è venuta a formarsi, ma andate a chiudere con una catenella in maniera da fissare bene e fate la maglia bassa. Ed ecco qui, come vi dicevo appunto, con l'ago andremo a chiusura, a fine lavoro con l'ago andremo, se abbiamo voglia, a sistemare questo piccolo difetto, ma come vedete già dal secondo giro la chiusura è assolutamente invisibile, quindi da questo punto possiamo andare avanti. Vedete che è un punto che dà veramente tanta soddisfazione perché in soli 2 giri guardate di quanto ci siamo alzati, è molto veloce, è molto caldo e soffice, e quindi veramente io lo consiglio, mi piace moltissimo. Non vi faccio vedere fino alla fine perché non ha veramente nessun senso, non c'è altro da fare che ripetere i passaggi che abbiamo appena visto fino a raggiungere l'altezza desiderata. Io penso che arriverò tra i 13 e i 14 centimetri, 15 al
massimo, non andrò oltre. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se avete domande, suggerimenti o consigli da dare, mi raccomando, non esitate di scrivere i vostri commenti qui sotto, anche solo per fare un saluto o per dire se lo avete realizzato. Vi ringrazio, a presto, ciao!